Ciao amici nottambuli, ieri notte ho rivisto uno dei miei film di fantascienza preferiti, Alien di Ridley Scott, uscito negli Stati Uniti nell'estate 1979, in Italia ad ottobre dello stesso anno. È in realtà un film ibrido tra fantascienza e horror, un fanta-horror con qualche scena abbastanza splatter assolutamente indimenticabile. Il film racconta le peripezie dell'equipaggio di un'immensa astronave da trasporto, la Nostromo, in balia di un indistruttibile alieno. Anno d'ambientazione 2122, tra circa un secolo. Si capisce che il film è un capolavoro solo dalle inquadrature dei titoli di testa che mostrano l'astronave deserta con l'equipaggio immerso nell'ipersonno. L'astronave è praticamente un immenso labirinto super tecnologico, uno spazio ideale dove si può nascondere qualche mostriciattolo assassino. L'equipaggio viene svegliato da Mother, sarebbe il cervellone dell'astronave. Mother riceve infatti un segnale di soccorso proveniente dal satellite di un pianeta apparentemente deserto. E qui Ridley Scott inserisce bene l'elemento del mistero, questo curioso SOS che secondo me è intrigante e coinvolge meglio lo spettatore. Non è un film d'azione dall'inizio alla fine, la prima parte del film è più riflessiva, ma non è assolutamente noioso, almeno secondo me, e chi vede il film ragiona su cosa può essere questo SOS in mezzo all'universo. Ridley Scott descrive poi in maniera divertente tutte le fasi d'atterraggio sul pianeta sconosciuto, con tutti i vari problemi tecnici, e racconta in maniera avventurosa come una parte dell'equipaggio va in perlustrazione alla ricerca del segnale, che li porta fino al relitto di un'enorme astronave. All'interno di essa, Kane, cioè un membro dell'equipaggio, trova un ambiente pieno di strane uova, abbastanza grandi, all'incirca come un'anguria, per avere un'idea. Una di queste si apre e schizza fuori un parassita alieno, una specie di granchio, che si attacca al suo volto e lo manda in coma. Una volta tornati a bordo della Nostromo, si scoprirà che il parassita, che si chiama Facehugger, ha depositato un embrione nel torace di Kane, da cui si sviluppa un altro alieno, e cioè lo xenomorfo, che uscirà fuori dal petto di Kane in una scena forse tra le più famose del cinema in generale, ma sicuramente per il cinema splatter. Da qui in poi inizia l'azione vera e propria, il gioco del gatto e del topo. Lo xenomorfo si nasconde tra i meandri dell'astronave e fa fuori ad uno i membri dell'equipaggio. Sono azzeccati alcuni personaggi dell'equipaggio, altri invece sono trascurabili. La protagonista è Sigourney Weaver, cioè il tenente Ellen Ripley, bravissima nei panni di una donna con le palle, l'unica a tener testa all'alieno, bravissima in varie scene davvero al cardiopalma, un'attrice sicuramente credibile, ma sono ben inseriti nella vicenda anche il misterioso Ash, cioè Ian Holm. Lui riserva un colpo di scena, poi c'è Yaphet Kotto nei panni di Parker, che sta a fare sempre il sindacalista, si diverte a discutere sulla retribuzione. Insomma, Ridley Scott descrive un equipaggio fatto di persone normali, non c'è il Rambo della situazione, persone normali che si trovano da un momento all'altro in un incubo. Ciò che mi ha colpito del film è la cura nei minimi dettagli nel ricreare l'ambiente all'interno dell'astronave, un design molto techno, ma soprattutto pieno di spazi più o meno grandi dove si può annidare e mimetizzare l'alieno. La Nostromo è sicuramente protagonista del film al pari degli attori, e la cosa più inquietante è quest'idea di trovarsi da soli nell'universo, lontani anni luce da casa, a dover fronteggiare questa bestia schifosa che ti può uccidere da un momento all'altro e non si può chiedere aiuto a nessuno. Secondo me c'è un errore di sceneggiatura, ovvero quando i superstiti si mettono d'accordo per portare sulla navicella di salvataggio delle bombole di refrigerante. A causa di queste bombole moriranno in due, ma poi alla fine l'unica superstite queste bombole non le carica, perché è preoccupata a salvare il suo gatto. Erano così necessarie queste bombole di refrigerante? Sicuramente lo era anche il gatto. Amo gli animali, non sia mai che qualche animalista mi sta ascoltando, ma secondo me c'è stata una svista nella sceneggiatura. Ho visto il film tante volte, ma questa non me la spiego. Poi, a ben vedere, ci sono 1 milione di altre incongruenze, ma rimane sicuramente un capolavoro, primo di una lunga serie di altri film più o meno belli. Non perdete il DVD, ovviamente c'è il cofanetto con tutta la serie di film, non perdetevela
Se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!